Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi realizzeremo degli orecchini per Capodanno. Adesso vi mostrerò una foto dell'orecchino con delle lettere che saranno l'ordine in cui lavorare l'orecchino. Innanzitutto, prima di iniziare a lavorare, dobbiamo ricordarci di inserire 8 perline piccoline, una perlina media, un pendente, un'altra perlina media e 19 perline piccole, perché sarà un orecchino, come dico io, sbrilluccicoso. Allora, iniziamo a lavorare il primo anello che ho chiamato A, che sarà composto da 2 nodi doppi, un pippiolino, in questo caso una perlina, 2 nodi doppi, adesso aggiungiamo un'altra perlina, facciamo altri 2 nodi doppi e un pippiolino di collegamento, ci servirà per collegare il lavoro, 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, un'altra perlina e 2 nodi doppi e chiudiamo quest'anello. Come al solito scriverò tutto nella descrizione sotto il video, sia il numero di filato, sia il numero di perline, sia il numero della lavorazione degli anelli e degli archetti. Ricordo a chi vuole essere salutato nel prossimo video di iscrivermi nei commenti o di mandarmi un messaggio privato. If you want to be greeted in the next video, you can write me in the comments. Perfetto, adesso possiamo fare il nostro mini archetto che ho chiamato nell'immagine B. Il nostro archetto è formato solamente da 2 nodi doppi. Ecco, come vedete abbiamo già terminato, servirà solamente come collegamento. Adesso siamo pronti per fare l'anello C. L'anello C è uguale all'anello A, solamente cambia la disposizione delle perline. Abbiamo sempre i 5 pippiolini, 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, un pippiolino di collegamento stavolta, 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, un pippiolino di collegamento, 2 nodi doppi, una perlina e 2 nodi doppi. L'archetto D che faremo dopo questo anellino è formato sempre da 2 nodi doppi solamente, è un archetto che ci servirà per collegarci all'anello E. Come vedete io ho già realizzato l'anellino E che è uguale all'anello A, quindi potete seguire benissimo il procedimento dell'anello A. Adesso facciamo l'archetto F che è sempre formato da 2 nodi doppi e successivamente andremo a fare l'anello G
che sarà quello che verrà collegato alla monachella. Facciamo un nodino di chiusura come al solito e giriamo il lavoro e cominciamo a fare l'anello G, che è composto da 6 nodi doppi, un pippiolino abbastanza grande e altri 6 nodi doppi. Dico abbastanza grande perché andremo a mettere l'anellino di metallo e dentro l'anellino di metallo collegheremo la monachella. Finito l'anellino facciamo il nostro archetto nominato H, sempre di 2 nodi doppi. Stavolta quando usciamo l'archetto dal lago, dopo aver uscito tutto il filo, non facciamo un nodino di chiusura, ma lo andiamo a cucire alla base dell'anellino A, alla base dell'anellino, in questo punto. Cuciamo qui il nostro archetto, tiriamo l'ago, facciamo uscire tutto il filo e a questo punto possiamo fare il nodino di chiusura. Come vedete abbiamo fatto il centrale del nostro orecchino, adesso dobbiamo fare solamente gli archetti che faranno da contorno. Allora facciamo una cosa, giriamo il lavoro e iniziamo a fare l'archetto che io ho nominato I, con la lettera I, facendo 6 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, una perlina e così via. In totale dobbiamo inserire 5 perline, ricordandoci che i primi nodi sono 6 e poi sono tutti 2 intervallati da una perlina. Finito l'archetto lo usciamo dal lago, come al solito tiriamo tutto il filo e andiamo a cucire, legare questo archetto con il pippiolino dell'anellino che abbiamo sotto. Così infiliamo l'ago, tiriamo il filo e facciamo un bel nodo di chiusura. L'archetto L ha 3 perline e le 3 perline sono intervallate da 2 nodi doppi, quindi 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, una perlina e altri 2 nodi doppi per chiudere.
Usciamo l'archetto dal lago e andiamo a tirare tutto il filo e ci andiamo a legare al picciolino dell'anellino che abbiamo sotto, questo qui, vedete? Infiliamo l'ago, tiriamo tutto il filo e fissiamo con un nodo di chiusura, così. L'archetto M è formato da 2 nodi doppi, una perlina quella media, 2 nodi doppi, andiamo a inserire il pendente che io ho realizzato da me inserendo una perlina piccolina e una perla più grande, un cristallo più grande nero in un piolino di metallo e ho attorcigliato il metallo per fare un cerchietto. Andiamo a inserire il pendente, facciamo altri 2 nodi doppi, inseriamo un'altra perlina media e altri 2 nodi doppi. Finito l'archetto ci andiamo a collegare di nuovo al picciolino che abbiamo sotto, inseriamo l'ago, tiriamo il filo e facciamo un nodo. Allora, ci mancano gli ultimi 2 archetti, l'archetto N è uguale all'archetto L, quindi quello con 3 perline. Ci colleghiamo sempre con il picciolino dell'anellino che ci troviamo sotto, questo qui per la precisione, inseriamo l'ago, tiriamo il filo e facciamo un bel nodo. Per l'archetto O invece è un po' diverso, è uguale all'archetto I, solo che è fatto in modo inverso. Nell'archetto O abbiamo sempre 5 perline come nell'archetto I, solamente che qui facciamo 2 nodi doppi, una perlina, 2 nodi doppi, una perlina e alla fine per la chiusura al posto di fare 2 nodi doppi ne facciamo 6. Cuciamo adesso l'archetto alla base dell'anellino A, quindi inseriamo l'ago,
e cuciamo questo archetto. Quindi dopo aver uscito l'archetto dal lago non dobbiamo fare un nodo di chiusura, ma dobbiamo cucirlo alla base dell'anellino A e solamente dopo averlo cucito faremo un nodino, come sto facendo io adesso. Un doppio nodo per tenere ben saldo il lavoro, tagliamo il filo e come al solito passiamo un po' di smalto trasparente per fissare il doppio nodo. Adesso non ci resta che inserire la monachella che abbiamo inserito nel cerchietto di metallo, basta solamente chiuderla con le nostre pinze di metallo. Il nostro video tutorial è terminato e spero che vi sia piaciuto come sempre. Vorrei salutare infine Patrizia Sabatasso che mi ha mandato un regalo di Natale fantastico da Napoli. Vorrei salutare Leonarda Ribellino che mi segue sempre, Davide Ammirata, Miriam Cantelli e il piccolo Alessandro Siragusa. Se questo video vi è piaciuto mettete tanti like e condividete.